Ci troviamo in Calabria, precisamente a Falerna, uno tra i tanti posti incantevoli della Calabria. Preparatevi perché oggi vi porterò con me sott'acqua ad esplorare i meravigliosi fondali della mia terra, alla ricerca di una tra le specie più eleganti e imprevedibili che popolano queste acque, la spigola. E quindi seguitemi, tuffiamoci in questa nuova avventura. Ogni pescatore subacqueo ha una sua tecnica per affrontare il mare e i suoi abitanti. Per la maggior parte, soprattutto agli inizi, lo scopo è di far intanare i pesci nelle cavità degli scogli per poterli sparare. Per gli altri lo scopo è invece di avvicinare la preda nel modo più discreto possibile, rendendo palesi le proprie intenzioni solo nell'istante in cui parte il colpo. Altri invece identificano dalla superficie l'appostamento giusto e poi si immergono, aggrappandosi al fondale, eseguendo l'aspetto, che può essere silenzioso oppure rumoroso, quindi adottando dei richiami che potrebbero servire per dimezzare il tempo di attesa. In questo filmato ci rivolgiamo a queste due ultime categorie di pescatori che potranno scoprire le varianti dell'uso dell'aspetto e dell'agguato. Questo filmato, girato nelle splendide acque del mare calabrese, vi darà l'opportunità di scoprire le più avanzate tecniche dell'aspetto. In effetti, vi renderete conto che si può e si deve unire, in certi casi, questa tecnica di pesca, a quella detta dell'agguato. L'insegnamento che scaturisce dalle immagini di questo filmato è un'istruttiva serie di regole rivolte a tutti i subacquei convinti che il successo in questo tipo di pesca sia dovuto a tecniche segrete, movimenti particolari o trucchi da prestigiatore. Si deve anche considerare che, per poter avvicinare una preda ambita e per di più difficile, bisogna dimenticare le regole della civiltà umana e fondersi con l'ambiente marino. Quando peschiamo all'agguato o aspetto che sia, dobbiamo in un certo senso diventare pesci noi stessi. È indispensabile fondersi con l'ambiente e non farsi vedere dal pesce in nessun caso, né in superficie né al momento dell'immersione. La domanda fondamentale che bisogna porsi quando ci si avvicina alla pesca subacquea è: perché i pesci accettano il pescatore quando si muove nel loro ambiente, mentre vedendolo in superficie fuggono o si avvicinano con molta diffidenza? Nella risposta a questa domanda sta la chiave del successo nella pesca subacquea. La soluzione del mistero va cercata nel complesso rapporto fra preda e predatore. Di fronte a un predatore l'istinto di conservazione non suggerisce che due possibilità: fuggire o nascondersi. Quello che conta allora è che il sub sia cauto e accorto, discreto e silenzioso durante l'agguato, in modo da non essere identificato come predatore. Mentre se si esegue un aspetto, l'importante è che il pesce non veda il pescatore durante l'immersione, e per evitare che anche in lontananza il pescatore possa essere avvertito, sarebbe opportuno pescare in controcorrente ed effettuare una capriola detta dal grande Giorgio da Piran, a delfinetto, quindi senza fare uscire le pinne fuori dall'acqua. Durante una battuta di pesca subacquea all'agguato quindi è necessario usare la massima discrezione per evitare di allarmare il pesce e per fare in modo che si avvicini. Ogni spostamento brusco, ogni rumore mette in allarme le spigole ed eccita le cellule della linea laterale che agiscono come rivelatori delle situazioni anomale. Le turbolenze causate dal battito delle pinne del subacqueo, ad esempio, sono percepite come un pericolo potenziale. Per questo motivo, nella caccia all'agguato, è proibito muovere le pinne. Diverso può essere nella pesca all'aspetto, che può essere svolta sia silenziosamente che emettendo dei richiami fin già da quando si è in superficie, lanciando un sasso, e poi immediatamente immergendosi e appostandosi.
Questa è la tecnica forchetta, che soprattutto negli ultimi 10-15 anni, ha avuto una divulgazione e applicazione crescente ed esponenziale. È una tecnica predatoria basata su richiami visivi e sonori, mimetizzandosi con l'ambiente marino. Si basa sulla necessità alimentare dei pesci che, sentendo dei rumori, delle vibrazioni specifiche, si avvicina velocemente per vedere se c'è una reale possibilità alimentare. Dal punto di vista tecnico per la pesca all'agguato, la cosa più importante è il proprio assetto. Il pescatore deve trovare sempre l'equilibrio perfetto fra assetto positivo e negativo. Il ruolo del rapporto fra zavorra e spessore della muta è fondamentale. Più la muta sarà sottile, meno il sub avrà bisogno di piombi. Otterrà così un equilibrio migliore e migliori prestazioni in acqua. La posizione ideale è appena al di sopra del fondale marino, con cui saranno in contatto soltanto le punte delle dita che permetteranno al sub di spostarsi trascinando il corpo. Il pescatore deve simulare un pesce che si sposti con calma e noncuranza sfiorando il fondo. Le qualità tecniche del pescatore all'agguato si rivelano sui fondali bassi, dove si nascondono le spigole. L'agilità nell'avvicinamento deve unirsi all'immobilità nell'ultima fase. In queste acque poco profonde la galleggiabilità del sub è molto mutevole, ma può essere stabilizzata grazie al diaframma. Facendo scendere l'aria a livello del ventre, il corpo assume un assetto negativo. Al contrario, gonfiando la cassa toracica con una profonda ispirazione, può mantenersi in assetto positivo. La scelta del tipo di zavorra è fondamentale per potersi destreggiare in acqua. In ogni caso, è da sconsigliare la ricerca di un assetto prevalentemente negativo, poiché comporta la perdita di agilità e riduce la capacità di trattenere il fiato. Il sub inoltre deve essere capace di improvvisare, di intuire i migliori percorsi subacquei che gli permetteranno di attirare i pesci, risvegliandone la curiosità. Un'altra cosa importante è trovare il posto migliore e la distanza adatta per dare inizio all'agguato statico. Il ritmo e lo spostamento sono i criteri che consentono di decidere se prolungare o interrompere l'apnea. All'inizio del percorso il pescatore deve rilassarsi e concentrarsi sul ritmo determinato dalle sue mani che procedono sul fondo. Lo sguardo deve restare costantemente orientato verso aree dove sia possibile incontrare i pesci e che si individuano solo per istinto. Deve evitare qualunque atteggiamento aggressivo e non agire mai di impulso. Nella pesca all'agguato il colore della muta non è importante. Provate a pensare a un polpo. Si mimetizza solo se è fermo, quando si sposta non ha bisogno di farlo. Però se si associa l'agguato all'aspetto, azioni che iniziano con un agguato e finiscono con un aspetto, è opportuno e molto più proficuo utilizzare una muta mimetica, perché nel momento in cui saremo immobili avremo sicuramente un vantaggio, soprattutto se sapremo scegliere con cura l'appostamento, coprendo la maggior parte del nostro corpo dietro una roccia, e sfruttando il sole a nostro vantaggio, facendo in modo che risulti dietro la nostra sagoma per abbagliare i pesci, o laterale, in questo caso sfrutteremo la zona d'ombra che si verrà a creare. Il ritmo dello spostamento del pescatore nell'ambiente liquido è invece fondamentale. Il pesce lo percepisce distintamente. Più i movimenti saranno fluidi, morbidi, senza scatti, più l'avvicinamento sarà efficace. Mirare e sparare rappresentano due fasi della stessa azione. In questo sport tutte le tecniche e le osservazioni empiriche vengono costantemente rimesse in gioco.
Proprio per questo motivo è appassionante, perché quello che sembra giusto oggi, domani potrà essere riconsiderato. Non si può mai prevedere con sicurezza il comportamento dei pesci. Troppi fattori ci sfuggono ancora perché si possano stabilire regole fisse e immutabili. A volte si deve sparare appena il pesce entra nel campo visivo, altre bisogna avanzare un po' anche se il pesce sembra cominciare ad avvicinarsi a noi. Può capitare di constatare che in certe situazioni i pesci non si avvicinano e restano fuori distanza di tiro. Allora, anche se si predilige un aspetto silenzioso, in questi casi sarebbe opportuno improvvisare e derogare dalla tecnica di base. Invece di restare silenziosi e immobili, è bene emettere qualche bolla per attirare l'attenzione dei pesci. O urtare con il fucile contro la roccia. Fabio predilige urtare la punta del fucile perché emette altre vibrazioni, secondo lui più efficaci, accattivanti, oppure strofinare il pollice sul manico del fucile, dove precedentemente avremo incollato un pezzo di camera d'aria per generare attrito, e sul pollice avremo messo del post-it super chiaro. Quest'ultimo fa sempre parte dei richiami della tecnica forchetta. In tutti i casi l'istinto del pescatore conta molto più delle regole. A volte si deve puntare direttamente sul pesce, altre è preferibile muoversi anche se con la massima discrezione, e strisciare dietro le rocce per sorprendere le prede all'ultimo momento. Un giorno, quando avremo raggiunto una conoscenza davvero approfondita del comportamento dei pesci, si potranno stabilire regole precise in questo splendido sport. Ma forse per questo, la pesca subacquea perderà una parte del suo meraviglioso fascino.